E benvenuti in questo nuovo video. Parola Leoni, dopo questo Virtus Entella Venezia finito 1-1, vi abbiamo visto molto vibranti, ecco, nei commenti e volevamo pubblicarlo domani in realtà il video, ma siccome la voglia di parlare è tanta, diciamo, sono anche tanti gli argomenti che avete tirato fuori voi, ma che insomma abbiamo tirato fuori anche noi, abbiamo cercato di condensare il più possibile, insomma, esprimendoli al massimo. Adesso insomma sentirete e direi di non perderci ulteriormente, vi chiediamo solo prima di iniziare di lasciare like, commentare dicendo appunto la vostra, dopo in seguito se potete aspettare magari la fine, ecco, del nostro ragionamento, poi dite tranquillamente la vostra anche in contraddizione a quello che abbiamo detto noi, così insomma abbiamo una discussione bella anche accesa ma intensa e produttiva, ecco. E poi insomma recuperatevi le pagelle che abbiamo comunque già fatto, abbiamo parlato un po' più di singoli qua, ci concentriamo sui macro temi, ecco. Quindi andiamo subito ai commenti, ma prima di iniziare ti ricordiamo che questo video contiene interruzioni pubblicitarie. Se vuoi vederlo senza pubblicità e al contempo sostenerci, puoi abbonarti a solo 1,99 € diventando così un leone del canale. Con l'abbonamento potrai guardare tutti i video già pubblicati, oltre ovviamente ai nuovi video, senza interruzioni pubblicitarie, vedere il video pagella in esclusiva poche ore dopo la partita, essere protagonista nel video settimanale Parola ai Leoni. In descrizione trovi il link per abbonarti e la playlist con tutti i contenuti senza pubblicità. Partiamo con Maurizio Scarpa, ma un attimo una premessa, andiamo a prendere i commenti ovviamente dei nostri abbonati per premiarli del loro sostegno, ma sostanzialmente sono andati un po' a ricalcare quelli che sono i temi principali, ossia questione arbitrale tra rosso dato a Shintian ridicolo, rigore non dato e poi qualcosa che non ha funzionato nella squadra. Quindi avete ricalcato un po' tutti questi argomenti e siamo andati a prendere loro per dovere, ma anche perché effettivamente hanno toccato gli argomenti che poi hanno toccato tutti, anche quelli non abbonati. Quindi un po' questo. Maurizio Scarpa. Abbiamo fatto tutto noi, con la complicità dell'arbitro. Stankovic non mi sembra esente da colpe sul gol. Stroppe doveva cambiare certi giocatori subito. L'arbitro era scarso, pur avendo rivisto le immagini della simulazione, ha espulso il nostro uomo e non ha ammonito il loro, perché il VAR non è intervenuto sull'episodio del rigore. Adesso bisogna stringere i denti. Sabato si gioca a Modena, Frosinone, Sampdoria, Monza. Sulla carta sembrerebbe una giornata favorevole per noi, ma solo sulla carta. Sempre comunque ovunque Forza Unione. Vado direttamente a Stefano Comi, così esploriamo un po' tutti i temi. Carlo del centrocampo pauroso. Busio, Dumbia, zero energie, oltre a un paio di gol falliti per chiuderla. Arbitro da ufficio indagini. Ottoneve invece ha scritto: i nostri li ho visti un po' imbambolati ed imprecisi in alcuni passaggi. Il campo sintetico non può essere un alibi. Loro aggressivi e più precisi. Mi dispiace dirlo, ma oggi non ho visto la prima in classifica. Tutte argomentazioni vere, nel senso che siamo partiti e partiamo anche noi dalla partita, ma purtroppo quello che bisogna commentare della partita, prima di arrivare comunque, secondo me, a quello che è stato per me il cardine del problema, però è una mia considerazione e secondo me penso di averci preso. Arriviamo prima alla partita, ma dal punto di vista degli episodi, ce ne sono due giganti e dal punto di vista soprattutto arbitrale barra VAR, perché non c'è solo arbitro in campo, da un po' di anni Esatto. si parla anche di VAR. Partiamo ovviamente dall'espulsione che sì, è vero, eravamo già 1-1 quando è stato espulso Sintien, ma di fatto poi ha condizionato il resto della gara, Sì, perché anche la comunque la prestazione. partita poteva essere ancora gestita, potevamo fare il gol in vantaggio Sì. tranquillamente, magari dopo, però rimane un magari. Sì, no, quell'episodio ha veramente cambiato tutta la partita, perché poi la prestazione poi è stata un disastro, anche perché è stato tutto molto più nervoso rispetto a prima, proprio perché è stata un'espulsione non proprio giusta, diciamo. No, non proprio, no. Ehm, Per me è ridicola, cioè perché effettivamente anche riguardandola con più sì, calma, così poi noi, cioè, nel post partita cerchiamo di guardare più il campo, però effettivamente, dipende, cioè in questo caso lo veramente non si so, può. esatto, Poi il cioè, campo, dopo parliamo sì, proprio del campo, del campo nel effettivamente. vero senso della parola. Sì. Cioè, un episodio del genere non si può non commentare più approfonditamente, almeno di quanto fatto nel post partita, perché effettivamente rivedendo le immagini, cioè, arrivo a dire che quasi il VAR al posto di espellere Shintian doveva quasi ammonire, cosa che non può fare, però comunque
la roba più Sì. giusta, magari anche dall'arbitro stesso che poteva farlo, invece ne ha diritto a monire quello che si è buttato. Perché comunque, ok, lo schiaffetto di Sintien, ma Marconi, come ha detto Strop alla fine, sviene, cioè è una reazione Sì, totalmente, cioè è una esagerato. sceneggiata napoletana, cioè, per carità, Sintien poteva evitare, Ho capito, però però se vai a vedere l'immagine, Scintilla non è che impazzisce così, gli è tira vero, un questo è coppino verissimo. così. Cioè, si vede proprio che Marconi gli va con il gomito sul collo, Sì, lo sfiora o lo prende? Lo lo sfiora. prende, sì, lo prende e di conseguenza subito istintivamente gli viene da Ma sì, dire che è cosa stai vero, facendo. avrei Cioè, anch'io quel è tipo di reazione, normalissimo. cioè avrei anch'io quel tipo di reazione, onestamente da essere È umano, istinto non da di atleta, protezione. non da atleta esattamente, cioè come istinto di... cioè non è neanche un fallo da reazione, che ce ne sono stati, no? Eh, perché comunque prendi paura in quel momento lì. Sì, E tra infatti. l'altro neanche gli avesse tirato, e questo l'ho detto già nel post Eh, partita ieri, sto schiaffone per dire, è proprio un fallo da reazione, ma totalmente folle. Gli ha solo detto, oh, cioè, cosa stai stai calmo, tipo. facendo? E se lo Sì. spingeva non succedeva niente. Infatti, e Il vero problema lì è perché l'ha toccato nella nuca e era girato. Per me è solo Infatti. quello. E se Shintian fosse caduto prima lui, dopo che gli ha Ah, tirato esatto, è la vero. gomitata, Shintian, Questo cioè, probabilissimo. sarebbe caduto e quindi Marconi avrebbe preso il rosso al posto di Shintian. Quindi Probabilmente. Doveva è fare la una sceneggiata Shintiene. Esatto. Però non è così, diciamo, antisportivo da farlo. Sì, non è così Perché stronzo. arriverei a dire un altro termine, non è così uomo anche, perché rimane uno sport maschio il calcio. È un tema che non volevo Mm, toccare onestamente, però va toccato, dai, onestamente parlando. È comunque sì, uno sport di contatto, ecco, per dire un po' più politically correct. È un po' più è uno sport di contatto, possono succedere un gioco maschio dove ci si pizzica, ecco, per non dire altro, tra giocatori in campo, così. Rimane uno sport così, se non ci si può neanche più toccare, insomma, ma vedevamo esempi nel passato di difensori che erano terribili nei confronti degli attaccanti avversari che li stuzzicavano continuamente, gli davano fastidio. Qua non ha fatto niente di tutto questo, cioè l'ha fatto semplicemente per proteggersi esatto. e perché gli stava per fare molto male. Per fortuna non è successo, ma per fortuna la Virtus Entella poi è stato espulso Scintiena alla fine, perché cioè, hanno pagato la sceneggiata Eh sì, fondamentalmente di Marconi, che è stato sicuramente furbo a farlo. In tutto questo Scintiena poteva magari evitare di fare quel gesto lì, ma è anche difficile chiederlo perché è lui in campo poi, è lui che stava per subire una gomitata in faccia. mm, È lui che nel secondo dopo non è che ha aspettato 20 secondi per fare quella roba lì, è proprio subito, per una quello cosa dico di distinto. reazione Sì, istintiva, non ecco, ci pensi brava, neanche. istintiva. E quindi vabbè, di fatto simula, chiudiamo qua il discorso, di fatto Vai. simula e il VAR, come dire, lo premia. E questo è il grosso È problema. l'errore anche questo, cioè c'è il problema che Il VAR l'ha l'arbitro, chiamato. sì, che gli ha dato ragione a una cosa che è inguardabile, cioè è troppo esagerato, ma proprio nel calcio in generale, perché ci si lamenta delle simulazioni, tutte quelle cose lì, questa era proprio una simulazione, perché non gli aveva fatto così tanto male da dover cadere e fare quella cosa lì. Vabbè, comunque, cioè, non penso che nella vita normale, se, non so, subisci una roba del genere, veramente è un coppino praticamente, ma Sì, neanche, cioè un coppino fa molto sì, male, è molto cioè, debole anche. esatto, cioè, ti butti così, vabbè, lasciamo stare, Sì, non andiamo andiamo avanti. ulteriormente a parlare di questo, sennò è finita. Però non finiamo di parlare di arbitri alla fine, perché effettivamente dopo, e tra l'altro c'è un possibile fallo un possibile rigore per fallo di mano. Ieri nel post partita io cioè non ho neanche accennato, No, ma perché semplicemente ho detto, boh, cioè, il VAR neanche l'ha rivisto, cioè si è andato proprio oltre, non si è rivista, forse c'è stato forse un replay e basta. Poi si è andato oltre, neanche. l'arbitro Gallipò non ha neanche prestato il VAR, non ha chiamato né nulla, quindi si è andati proprio oltre. Sul sicuro che non fosse fallo di Esatto. mano. Poi lì, insomma, ripeto, sui falli di mano mi sembrava talmente evidente, ho detto, boh, magari non ci capisco niente io da quel punto di vista lì. Mi piace parlare più di campo, di tattica, ma a livello arbitrale, se posso, preferisco non parlarne. Quindi, boh, schippiamo, andiamo oltre, parliamo della partita. Però effettivamente anche lì, rivedendola, cioè, mi hanno fatto ripensare al rigore che hanno concesso al Monza
contro di noi, che Sì, ci è costato comunque, eravamo in vantaggio, è finita 1-1 poi. E lì, cioè, per sono molto meno hanno decretato rigore. Con Svoboda che in tutto questo era esatto, girato, il pallone ha preso il braccio, ma era era girato. letteralmente girato Svoboda. Non sapeva Esatto. neanche che c'era il Più pallone. involontario di così non so. Esatto, esatto. Sì, sono episodi Co- che potrebbero cambiare la partita se, fossero fatti nel modo giusto, se l'arbitraggio e il VAR Arbitraccio e arbitraggio, sì, sì, è giusto. funzionassero nel modo corretto, però questo è un problema un po' dell'Italia in Italiano. generale, sì, cioè sono cause perse di cui parleremo Ma la spesso, roba penso, per folle è che qua sempre. il tocco, cioè, mi sembrava molto più evidente di quello, per dire, sempre lì vado con Eh sì, l'esempio è di Svoboda vero. contro il Monza. E invece, cioè, neanche rivisto. Cioè, per quello dico, cioè, è una stagione arbitrale tra Serie A anche e Serie B totalmente disastrosa dal punto di vista arbitrale, perché mi sembra che il grosso problema principale proprio del sistema arbitri italiano non è l'unico problema in Italia, ma a livello calcistico, ma uno di questi è che a livello arbitrale si è persa totalmente l'uniformità di giudizio. Sì, Cioè, quel che vale per un arbitro non è detto che valga per quell'altro. è vero. Ognuno valuta di per sé, cioè ha un suo metro di giudizio totalmente personale e quindi uno stesso intervento che ti fischia una settimana prima, se ti ricapita la settimana dopo, non è detto che te lo fischino, non è detto che, o non è detto che non lo fischino. Sì, non è E, oggettivo sicuramente, e si è persa purtroppo, totalmente l'oggettività, totalmente quest'anno. Per me il grosso problema è quello, e non perché si è può quello fare poi da cui ci niente. si lamenta. Sì. Perché ho detto, ma cavolo, ma come? 2 settimane fa sta roba qui me l'hai fischiata, adesso la subisco io e non me la fischiano. E dopo lì scoppiano le proteste, i disastri e si capisce che è ora di fare qualcosa, ma a livello dall'alto, cioè non possiamo fare niente noi qua dal basso, da questo punto di vista qua, dovrebbero intervenire dall'alto. Ma tra l'altro c'è una roba che abbiamo subito noi e subiscono tantissime squadre, ma proprio perché secondo me è la classe arbitrale che è totalmente inadeguata da tantissimi punti di vista. Però per me l'uniformità di giudizio è la cosa che è più grave secondo me in questo preciso momento Mm, a livello di arbitraggio. Quindi niente, sicuramente questi 2 episodi hanno influito tantissimo, perché comunque anche lì eravamo già in 10, c'era quel tocco ed era un rigore. Poi va trasformato, per carità di Dio, però era un rigore. Ci andava comodissimo, soprattutto in 10 uomini. Ce l'avevamo conquistato, allo stesso tempo contro il Monza ce l'hanno inferto contro, ma comunque potevamo magari, senza quel rigore lì, la portavamo addirittura a casa. Qui mm. magari potevamo portare a casa una vittoria, quindi quello dà fastidio tanto. Poi vabbè, l'espulsione abbiamo descritto il più possibile e spero abbiamo fatto una buona sintesi della situazione per me dal punto di vista arbitrale. Arriviamo anche a noi, perché effettivamente, ok l'arbitro tutto, però effettivamente non è stata una buona partita. Per me, tanti ho visto magari prendersela un po' più col singolo tra Busio e Doumbia. Per Mm. carità, nelle pagelle comunque ve lo diranno gli abbonati. Se volete recuperatevele, basta abbonarsi. Abbiamo detto che effettivamente più di qualcuno non era al massimo. Cioè, Sì, l'abbiamo detto che non è che, esatto, per carità, è vero, non eravamo al massimo, boh, ma ci sono le colpe del campo esatto. sintetico, non il campo in trasferta, il campo in trasferta sintetico. Sì, abbiamo visto Mi Busio, per dispiace. esempio, cioè, ha fatto veramente degli errori che di Ma anche solito, chi che ma sì, ma un po' tutti forse a questo punto, su una cosa. hanno fatto errori che non fanno, cioè che non avrebbero mai fatto se il campo non fosse stato quello che è, purtroppo. E questo condiziona un po' tutte le partite che si giocano a Intella, cioè, scusa, a Sì, a Chiavari. Chiavari. Sì, sì, Ehm, è perché il campo è fatto in un determinato modo, loro sono abituati a giocare in quel modo, su quel campo. è un grosso handicap per l'avversario, ma grossissimo. Hanno È un ottimo sì, benefit per loro. infatti, ma lo dicono anche i dati, dopo ne parliamo. Sì, 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 ci arriviamo. Anche a Stroppa nel pre-partita gli hanno chiesto: "Farete degli allenamenti su un altro un campo sintetico per abituare i giocatori al campo Mm, sintetico?" E giustamente Stroppa ha detto che no, perché non ha non ha senso, senso. perché i campi sintetici son tutti diversi l'uno dall'altro.
E anche in questo caso effettivamente il campo sintetico della Virtus Entella, era Sì, cioè no, è c'ha unico nel suo genere, come son unici un sì, po' c'ha diversi tra loro. condannato anche in questa partita, purtroppo, Esatto, perché i giocatori hanno giocato in un modo non giusto come dovrebbero giocare, perché hanno fatto tanti errori in costruzione, tanti errori in passaggi continuamente. che non si possono vedere quegli errori, ma proprio perché il campo è fatto in quel modo e non è giusto secondo me, cioè non dovrebbe esistere un campo così in Serie B. Semplice. Assolutamente. Cioè, questo poi è un altro discorso ancora sui campi sintetici, sì o no. Però, perché di fatto è veramente un grosso vantaggio per chi ci gioca in casa. Cioè veramente, per È la sleale quasi, un po' sì, come per l'avversario poi è totalmente un handicap, totalmente. Non è il fattore casa, per carità, cioè ovviamente il fattore casa sì, cioè, va sfruttato, ma non è il fattore casa, è il fattore campo che è molto particolare e lì diventa un'altra roba. Quindi non si tratta di tifo, il tifo che non c'era, sì, cioè che tifo c'è? tra l'altro. Vabbè. Però vabbè, insomma, a livello di, come hai accennato tu, per me il vero problema ieri sono stati gli errori in costruzione continui. Veramente il principale problema. Non tanto una fase offensiva che per carità poteva sicuramente finalizzare quel che ha creato, perché comunque, soprattutto inizio secondo tempo, al di là del vabbè, il gol nel primo tempo e il gol annullato a Dorante sempre nel primo tempo, per me all'inizio secondo tempo abbiamo avuto diverse chance molto importanti per chiuderla sostanzialmente, andare sullo 0-2, che era un risultato che era abbastanza rassicurante. Per me quindi, per quello ritorno, errori in costruzione continua, ma perché? Cioè, non siamo neanche abituati a vederli tanto noi, perché è una squadra che costruisce bene, si allena tutto l'anno per costruire bene, e quindi da cosa viene per me? Per me viene sicuramente dal campo sintetico e di conseguenza, Eh, anzi conseguentemente, dall'aggressività intella che proprio sfrutta il fattore campo perché sa che gli avversari vanno in grossissima difficoltà in quel tipo di campo sintetico dove non ti riescono le cose che ti riescono di solito, perché le condizioni del campo sono totalmente diverse da un campo in erba composto da in gran parte da erba naturale o comunque un misto, un ibrido, e quindi non ti riescono quelle cose che ti riescono sempre. E per quello allora vengono a aggredirti perché tanto sanno che andranno in difficoltà, giocano con questo benefit qui e infatti se ci pensate il gol che prendiamo arriva proprio da un errore in costruzione di Svoboda che cerca di gestire un attimo il pallone, cerca di fare di passarla a Busio, ma si incespica, la dà male comunque e lì poi si innesca il tutto e Ghiù poi fa un bellissimo tiro. Abbiamo detto nelle pagelle, forse un po' responsabile lì anche Stankovic che era un po' messo un po' troppo fuori dai pali, mh. sicuramente. Si inventa comunque un bel tiro, ma di fatto lì nasce da un errore in costruzione di Svoboda, che cerca un passaggio difficile in una condizione di campo in cui non è abituato. Ma tra l'altro non è l'unico errore che fanno, perché già prima, al 55esimo, Busio rischia di fare esattamente la stessa cosa. Identico. Identico, errore in costruzione, in questo caso la palla la prende mi pare Cuppone, che fa tra l'altro un bel tiro, ma lì è bravissimo Stankovic a parare. Esatto. Quindi il gol del pareggio poteva arrivare ben prima dallo stesso tipo di errore, da un errore in costruzione, Che non si dovrebbe vedere in partite normali. che vediamo molto poco, può succedere episodicamente, magari sì, un errore in costruzione che ci costa un gol, ma quante volte è successo? È successo, ma non tante, Mh. perché siamo preparati a farlo, cioè, si lavora tutta la settimana ed è praticamente, siamo a fine stagione, quindi è tutta la stagione che prepariamo quel tipo di situazioni per costruire dal basso. Molte poche volte Sì, ma abbiamo lanciato infatti. lungo, no? Quindi evidentemente la partita, cioè sappiamo farle determinate E cose, infatti non è che costruire dal hanno basso. improvvisato quel passaggio così e quindi non gli è riuscito. Cioè, sono molto abituati a fare queste cose, per quello è strano Cioè, vedere non è che fare sono questi diventati tutti errori. scarsi, No, tutti esatto. stanchi al momento, cioè, per carità, sicuramente non erano magari al massimo, ma sicuramente il fattore campo è stato il fattore per me più decisivo ieri, soprattutto in fase di costruzione, che poi quella costruzione lì fatta male, non totalmente per colpa almeno dei giocatori, poi ti porta al gol subito. Quindi cosa bisognava fare di fatto? Qualcuno può chiedere. E quindi cosa bisognava fare? Noi sappiamo giocare così, sappiamo vogliamo e sappiamo costruire dal basso,
Per me la cosa che dovevamo fare ieri è imbruttirci praticamente, ossia, ragazzi, qua non si riesce a costruire come vogliamo, abbiamo provato così, abbiamo visto che non abbiamo quell'automatismo, non abbiamo quella padronanza, no? Quella fluidità per farlo con quella qualità che abbiamo di solito. Magari non è detto, cioè, non è detto che fosse per colpa nostra, perché non siamo al meglio, ma semplicemente perché c'è quel campo lì, è difficile. Cosa facciamo? Lanci lungo, verticalizzi subito verso le punte, magari col centrocampo che si alza un po' di più per ricevere il pallone, per ricevere in appoggio e cerchi di gestirla così. Tra l'altro è una cosa che secondo me, no, tolgo secondo me, è una cosa che è successa. È una cosa che abbiamo fatto anche in altre partite, quella di lanciare lungo, magari anche direttamente da Stankovic. In questo caso potevamo farlo con Stankovic, con Sverko, con Shintian, con Svoboda. Sì. Direttamente è una cosa che potevamo fare. L'abbiamo fatto in partite, secondo me, dove magari possibilità di costruire ce n'era anche, dove lì magari capivo anche meno questo tipo di soluzione. Ho detto, ma chissà, boh, secondo me si può costruire dal basso con più facilità, però preferisco non lanciare. Però. Ovviamente è l'allenatore che decide, è il suo staff, e mi rimetto a loro perché ne sanno molto più di me. Vabbè, ho visto anche Stroppa a bordo campo che stava dicendo di lanciarla, Ah, ok, quindi. esatto. Però vabbè, comunque dicevo, in quelle situazioni là. Però sì, sei così abituato a giocare dal basso, perché in tutte le partite giochi così, che magari ti viene anche naturale farlo, dici vabbè faccio questo passaggio e non ti viene neanche da pensare che Sì, potresti sbagliarlo per il ok, campo. sì, È una situazione difficile. ma cioè, siccome non riuscivi a costruire dal basso con facilità come ti succede di solito, per ovviare al problema soprattutto del campo, non tanto della tua forma fisica, non che non sei in giornata, magari anche, ma proprio per ovviare a questi due problemi, di cui il principale, ricordo, riporto sempre, è per me il campo sintetico, lanci lungo verso le punte, Mm, in particolare verso Dorante o verso uno Shinten che si alza fin quando è stato in campo, o verso l'esterno, verso Eno in particolare, perché se lanci verso Ups è un po' poco, o cerchi la profondità per un Ups magari, al posto di dargliela in testa. Cioè, ci sono varie soluzioni, vedevo sì, anche in partite precedenti che ad esempio, magari soprattutto dalla rimessa dal fondo di Stankovic, si alzava Shintian per ricevere di testa, quindi avere una possibilità di più di vincere il duello aereo. Ce ne sono varie risoluzioni, le buttate un po' lì alla rinfusa, però per farvi capire che qualcosa di diverso per me si poteva fare, al posto di andarti a schiantare con una costruzione dal basso che ti era resa impossibile da campo più aggressivo. aggressività giusta, furba da parte della Virtus Entella che sa che gli avversari vanno in grossissima difficoltà se vogliono fare quel tipo di gioco lì. Quindi per ovviare al problema, per me ti imbruttivi un attimo, lanciavi lungo, e tanto tra l'altro eravamo già in vantaggio, quindi potevamo fare altre cose, potevamo gestirla sicuramente un po' meglio e lì sicuramente non usciva una bella partita dal punto di vista del gioco, però magari, che ne so, magari una situazione così anche la prepari un po' meglio da quel punto di vista, proprio basata sui lanci, perché non ti fidi a costruire, ma ritrovi anche lo 0-2, eh. Cioè, non era detto che allora non riesci a fare più niente. Se ti organizzi anche quei lanci, hai buone possibilità di fare gol, la qualità l'abbiamo comunque. Sì, Magari anche un Serrendo, un Lauberbach che ha più fisicità sicuramente eh di sì, una Durante, infatti. sicuramente più centimetri. Sì, E invece, cioè, quello che mi fa un po' rabbia, mi crea, capito, non capisco del tutto, è che ci siamo intestarditi a voler costruire dal basso, che poi è il motivo per cui abbiamo subito quel gol lì e stavamo rischiando, mm, come ripeto, di subirlo anche prima con Busio. E quindi questo qua, poi, per sì, per, carità. per farvi capire quanto può incidere il fattore campo sintetico Esatto, dell'Entella, loro hanno fatto 35 punti finora e di questi 35, 28 li hanno fatti in casa. Quindi pazzesco, l'82% delle partite che sono state vinte pazzesco. pareggiate in casa le hanno fatte. No, per Cioè, farvi capire che non è una maniera per arrampicarsi sugli specchi, poi qua siamo tra di noi, però comunque non è una maniera per dire non riesco a trovare la ragione per cui non abbiamo vinto e mi invento sta roba. esatto, cioè non è un alibi Questo è il dire dato, questa è l'analisi, questi sono i dati. 28 su 35 punti fatti, cioè sì, tutte solo quelle 7 punti fuori casa hanno fatto di fatto. sì, esatto, che è pochissimo,
e cioè non è coerente con la squadra, perché se fuori casa fai 7 punti, non è che incide il fatto dei tifosi che ci sono in casa, perché abbiamo visto che non è che hanno tutti sti tifosi, perché ieri si sentiva solo il Venezia cantare. Sì, 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 è vero, è vero. Questo Quindi assolutamente. Merito, sicuramente non grande è merito. quello. È sicuro 100% il campo che è quello che è. Cioè, poi ci sta avere una percentuale di vittorie maggiore in casa, per carità, ma Ma non non così tanto. l'82%, cioè, è No, molto strana, è molto strana. Comunque, vabbè, insomma, per farvi capire comunque quanto il esatto. fattore campo sia importante. Poi, ripeto, e chiudo, sicuramente diversi singoli non hanno reso al massimo, non è che sto dicendo è colpa solo del campo, sicuramente potevamo far meglio dal punto di vista tattico, Sì, ve l'ho detto, insomma quello, ma anche dal punto di vista dei singoli, sicuramente più di qualcuno non era al massimo, poteva essere cambiato e sì. anche lì Stroppa poteva fare scelte diverse, magari non dal primo minuto, ma in corso sì, in corso qualcosina Sì, poteva cambiare. esatto, potevamo anche essere un po' più cinici alla fine. Assolutamente, certo, le occasioni le avevo avute, come dicevo, a inizio, soprattutto inizio secondo tempo, non le abbiamo sfruttate, ma quello rimane un po' il nostro grande problema, un nostro grande, piccolo, grande difetto, perché poi le occasioni ce ne sono state, Durante Sì, che fa un ottimo tiro, che il con- incrocia bene, ma è stato bravo Del Frate lì, quindi più bravo il portiere, ma il tiro l'ha fatto bene, assolutamente Durante. sì, il contropiede di Doumbia che tira, Esatto. ma centrale comunque debole, un tiro un po' così. E anche Eh, Yeboah ha fatto un dribbling, poi era passato a Busio e Busio tira fuori. Uno dei pochi che gli è riusciti, tra l'altro, Yeboah per me a livello di Esatto. dribbling. Ecco sì, che qualcuno aveva parlato di Buso, che effettivamente sì, non era sicuramente nel top della No, è condizione, vero. però ecco, non diventa magicamente scarso Esatto. all'improvviso. Tutto il Eh, centrocampo, soprattutto anche Kike Perez, sbagliava tutta controlli la che squadra non ha mai c'era. sbagliato in vita sua, Esatto. penso, e ha incominciato a sbagliarli ieri. Per quello dico, ok, singoli, però sicuramente un po' la condizione tattica, soprattutto la condizione del campo e soprattutto il Sì. voler per forza intestardirsi a costruire così, non li hai messi neanche in condizione di fare bene. Per me, tutto lì. Tutto questo è il discorso ed è il motivo per cui secondo me siamo arrivati al pareggio. Poi con un po' di più fortuna e con un arbitro normale, senza un Con arbitro, un con arbitro. un genio, ecco, Sì. potevi portarla magari addirittura a casa. Però vabbè, quindi questa è la situazione per me, questo suo arbitro e cosa abbiamo sbagliato noi. E fateci sapere voi qua sotto cosa ne pensate. Andiamo a parlare a questo punto di classifica, velocemente andiamo a dire la classifica, cosa hanno fatto le altre e la situazione a questo punto. Facciamo due calcoli. Ecco. Sì. Frosinone-Palermo è finita con un pareggio 1-1, quindi questo ci è andato comodo. Sì, Monza-Bari invece ha vinto il Monza 2-0. eh sì, quindi di fatto adesso sono sia Frosinone che Monza dietro di noi a meno Mm, 3, perdiamo quel vantaggio di più 5 che ci eravamo creati, grosso peccato, sì. però rimane tutto pur sempre alle nostre mani, vi ricordo. Come ho detto nella scorsa puntata, eh, a noi basta, c'è il destino nelle nostre mani, a noi bastano 10 punti, dobbiamo fare 10 punti Mm, e siamo in Serie A. E sì. questo è. 3 vittorie, un pareggio. Esatto. Il Togli il pareggio l'abbiamo già pareggio, preso, mancano fatto. solo le 3 Adesso vittorie. tra Bari, Empoli, Spezia e Palermo dobbiamo fare 9 punti, 3 vittorie ed è questo. Poi qualcuno può dire, ma no, bastano anche meno. Ho visto i commenti anche in altri Mm. social. Ma no, ne bastano anche meno. Sì, può essere, dipende dai risultati anche delle altre, non dipende tutto da noi. Dipende da Eh, Monza e Frosinone a ora. Però focalizziamoci su quei 9 punti da fare. Non guardiamo, cioè, non è un modo di dire, cioè, veramente Mm. focalizziamoci su di noi. Facciamo quelle 3 vittorie che servono, quei 9 punti. Sì, ne abbiamo fatte così tante finora di Esatto, vittorie. non incartiamoci adesso, non Esatto. incartiamoci, non facciamoci prendere dalla pressione, ma ripeto, per me non è stato quello il problema. No, Ieri qualcuno magari in maniera un po' superficiale può pensare che sia quello, ma per me veramente ha contato tanto il fattore campo e nonché il fattore arbitrale in tutto questo, esatto. chiaramente. Cioè proprio, anzi, Un mix. ripensandoci adesso, pensa tra fattore campo e arbitri siamo comunque riusciti a A portarci portare a a casa casa un un pareggio. pareggio, che è tanta Cioè, roba. guardando adesso veramente dico, mamma mia, oro, cioè Sì. oro totale. Quindi adesso sai, andiamo a Bari, sicuramente trasferta difficilissima. Il Monza comunque
ha vinto però in casa contro questo Bari. Dobbiamo fare 9 punti, dobbiamo vincere almeno 3 su 4 e poi vedremo quello che succede alle altre, sicuramente monitoriamo, ma dobbiamo pensare a noi e basta. E direi di far basta anche col video. Non se Sì, un po' lunghino. Esatto, fateci sapere voi qua sotto cosa ne pensate, spero di essermi espresso bene quello che volevo dire, e quindi vi ringraziamo tantissimo per il vostro sostegno e sempre Forza E Venezia. sempre Forza Unione.